Celeste, l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora, mi mostra lei appoggiata ad una ringhiera che guarda un grande prato davanti a sé, un prato recintato, quindi come se fosse una casa, insomma, di quelle belle in aperta campagna. E ci sono nel prato dei bambini che giocano, oppure degli adulti sdraiati a prendere del sole, qualcun altro che legge. E lei è come se dominasse, guardasse tutto questo panorama con gioia, ma anche con la volontà di mantenere unito e controllato tutto quello che sta vedendo. Ti dà l'autorizzazione? Sì, in questa immagine mi sembra addirittura più grande di quella che è di età, lei. Mm. Più saggia. Più saggia, sì. Sai come se fosse quasi una nonna, tra virgolette, no? Di quelle che ha sotto di sé generazioni varie. Mhm. Mm. Un po' con gli occhi lucidi, anche commossa, no, di tutto questo. Sì, sì, sorride a noi e dice di sì. Come si chiama questa signora? Sempre Celeste o... A me viene Ada. Ok. Vuole che la chiamiamo Ada in questa sessione? Celeste? Sì, non ci avevo fatto caso, che è palindromo, sì. Mm-mm. Causa di questo nome. Allora, vabbè, adesso mi sta facendo vedere Ada, Ade. Quindi va bene, Ade mi ricorda un po' più gli inferi, diciamo, no? Però Ada mi fa vedere le due frecce, una freccia in una direzione e una freccia nell'altra direzione, lei che si muove a entrambe le parti, avanti e indietro, rimanendo se stessa. Seconda sessione di Ada. Vibrazione. 24 miliardi. Consapevolezza. 168. PS. 43. Vite. 1081. Cervello. 9 e mezzo. Subito, disincarnati, attaccati a lei o alla sua casa, ci sono? Sì, io ne avevo visto uno, mi sembrava un uomo, che fosse un uomo in vita. Sì, l'ho visto legato a un qualcosa di chiuso che potrebbe essere appunto un carcere. Mhm. Come se volesse uscire, no, da questo carcere. Come si chiama? Marino. Ok. Possiamo dire la tua regione, vero Ada? Ok, siamo in Sardegna. Era sardo? Sì. Carcere dell'Asinara? Che in realtà è stato solo un periodo. Mi sembra di no, possibile che ce ne sia un altro? Sì, 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 perché è tutt'altra Ok, parte, stiamo ok, parlando della questo mi parte dice di sud. no. Mm. Ok, perché era in carcere? Ripetuti furti. È Non vedo stato, cose gravi, però, sinceramente, non delitti o cose del genere, no. stato seppellito in quel cimitero a 1,5 chilometri dalla casa di Ada?
La cosa bizzarra è che no, la risposta, ma ci sono lì dei suoi familiari e quindi di fatto lui era lì, cioè, tanto non è che conta, no, dove sta il corpo. Mm. Mm, Però energeticamente era lì perché si sentiva così in compagnia, no, dei familiari. Come è morto? Io vedo all'interno della cella. E quando è morto, che è successo? Cosa si ricorda? Allora, mi fa vedere che ha avuto tipo qualche complicazione agli organi interni, non so se qualche cosa di peritonite o roba del genere, non l'hanno curato. E quindi poi dopo lui è stato male lì in carcere, non ci sono stati dei medici che l'hanno curato. Mi fa vedere come una specie di senso di tormento, ecco, di ingiustizie subite e non rielaborate. Quindi all'interno del carcere quasi che sono fomentate, questo senso di ingiustizia è fomentata, è cresciuta ancora di più lì dentro. Dunque, io penso che Ada tenda molto anche a essere una buona ascoltatrice e a dare ascolto a chi ha subito ingiustizie. Mi sembra appunto che C'è questa Adam, analogia. sì, cioè c'è questa integrazione, no? Perché Ada dà ascolto a chi ha subito ingiustizie, lui ha subito ingiustizie e quindi si è sentito ascoltato, no? Siccome Ada, come ci ha confermato, ha cercato di aprire un portale aureo, quello che mi risulta è che quest'uomo non fosse pronto al portale aureo, ma fosse ancora incastrato in questo senso di aver subito le ingiustizie e lei gli dia questo conforto, questo senso così di essere ascoltato. Con i disincarnati funziona sempre così. Posso dire la tua vecchia dipendenza? Sì, vero? Posso, ok. Era tossicodipendente, per esempio, Ada, in passato, ne è uscita da sola col compagno, c'è una vecchia sessione. Se mi scrivi il numero su un foglio di carta della tua vecchia sessione, mi aiuti se te lo ricordi, Se te lo ricordi. Ma vabbè, o il titolo anche su La fattoria degli animali, quella lì? È la fattoria degli animali? No, non me lo ricordo più. E, ero, giusto? E infatti era la dipendenza addirittura da eroina. Ci poteva stare che una come Ada potesse attrarre un ex eroinomane, ok? Un disincarnato eroinomane. Però volevo farti un paio di domande, Monica. Quanto con anche i grammi pesava prima della morte, Marino? 54,7. E dopo la morte? Esclusi i vari fluidi che poi escono, cose così? Non so, dimmi un numero di ore dopo la morte, perché non... No, no, dopo la morte, un secondo dopo la morte. Quando anima e spirito escono, il corpo è uguale? La domanda è: l'anima ha un peso? I famosi 23 grammi? Per me no. Sì, non riesco a vedere questa cosa. Niente 23 grammi? Io non la vedo. Da dove viene Non so allora se questa sono teoria? io che sono limitata, ma io non la vedo. Cosa significa questa cosa che l'anima ha un peso? Cosa comporta? Cioè, dovrei dire anche delle cose che non so se appartengono alle mie credenze, a voler in qualche modo anche sminuire l'anima, a Mm. volergli dare una sostanza, una materialità che invece non ha. Mm, non ce Va l'ha. bene. Dov'è Marino adesso, di preciso? Come se gli piacesse guardare le attività che vengono svolte da lei. Non so se possiamo dire. Possiamo?
Sì, sì. Mm. Eh, Tutto il progetto di homeschooling a lui piace, anche perché lui è stato per diverso tempo recluso, no? In carcere, quindi non vedeva niente e lì c'è tanta vita, c'è proprio bellezza, c'è sviluppo, c'è crescita, no? Quali Gli piace. conseguenze dà la presenza di Marino nella vita di Ada? Eh, Guarda, tu prima hai citato la dipendenza. Di fatto è come se lei, non so come spiegarti, creasse meccanismi di dipendenza. Cioè, lei si è liberata dalle sue dipendenze, sia di fumo che di eroina, però è come se li innescasse. Quindi ha innescato una dipendenza di questo disincarnato da lei, mentre prima in passato era il contrario, era lei che era dipendente Mm, da sostanze, adesso ha fatto l'inverso. Lo vedi anche nel nome Ada, che va da una direzione all'altra direzione. La mhm. freccia che va in un senso e poi nell'altro senso. E quindi lei ha fatto l'altra direzione della freccia. Quindi adesso la dipendenza è di questo disincarnato verso di lei. Ma questo perché lei tende un po' ad assumersi vari generi di responsabilità e di pesi, tra cui anche questa così del disincarnato, fra gli altri. Ok. Bene, ce ne sono altri di disincarnati nella vita di Ada? No, questo non mi sembra, no. Come è arrivato? Secondo me proprio quando lei ha cercato di fare questa cosa qui. Ehm, Lei ha cercato, no, con un'ottima intenzione di aprire il portale aureo e vedo che effettivamente c'è riuscita e alcuni disincarnati sono entrati al loro interno, però è questa anima invece ha fatto una sorta di deviazione. Ha preferito, anziché il portale aureo, stare così con lei, dove si è sentito, come dire, compreso, accolto, in maniera non molto diversa da uno dei bambini. Ecco. Mm. Quindi fare queste cose sul portale Aura può avere delle conseguenze se non si è completamente padroni di questi strumenti. Può accadere, sì, è una delle cose che può accadere, certo. Vabbè, lo apriamo noi. Invitiamo Marcello, Marino e tutti i disincarnati di quel cimitero, tutti i disincarnati del carcere in cui stava Marino, tutti i disincarnati di tutte le vite di Ada, tutti i disincarnati della Sardegna, di tutti i tempi, di tutte le linee temporali. Sì, ok. Ci sono anche molte donne anziane o magiche che avevano praticato la magia. Accabadore, Mm, sai chi sono? sì, sì. Erano quelle che davano la morte ai malati terminali, Mm, però mm, erano anche un po' maghe, erano anche un certo. po' temute. Ok, le salutiamo tutte. Marino cosa vuole dire alla nostra amica, alla sua amica Ada e alla nostra amica Ada? Ho passato dei bei momenti. È come se mi volesse far vedere che lui voleva andarci nel portale aureo, però aveva bisogno di questa fase intermedia. Vedo che manifesta una certa riconoscenza verso Ada per avergli dato questa occasione. Ok, lo salutiamo. Quanti entrano in totale? Forse siamo nell'ordine dei 3000. Ok.
tutti dentro e lo chiudiamo. Sono passati 2 anni, ok? Sono passati 2 anni dalla prima sessione, vediamo se ci sono delle interferenze eteriche che sono testimoni di un nuovo progetto di miglioramento e di maggiore pulizia di Ada, non testimoni di un fallimento. Allora, io personalmente vedo un tigrotto, come se fosse una tigre ma ancora cucciola, Mhm. e un topolino del secondo universo, però tutte e due in formato cucciolo. Mentali, Io ne vedo 2. vai. Una si chiama lavatoio e l'altra è un po' pesante come termine, però poi magari lo spieghiamo bene, si chiama oscurantismo. Ok. Livelli. Allora, lavatoio è 3 a volte 4, oscurantismo oscilla fra il 2 e il 3. Allora, nel lavatoio mi mostra Ada che si reca al lavatoio con un cesto di panni da lavare stracolmo, colmo proprio oltre ogni misura. I panni li deve lavare a mano e oltretutto i panni che va a lavare non sono solamente i suoi, sono di altre persone. Quindi è lei che si deve dare da fare a pulire, a risolversi, no? A risolvere, a prendersi la responsabilità di cose che le competono fino a un certo punto. Quindi proprio si assume molte più responsabilità del dovuto, prendendosi a cuore problemi e questioni anche di altre persone, sollevando altre persone. Mhm. Mm. E questo ovviamente vedo che, per esempio, è come se la costringesse tutto il tempo a stare lì china a lavare un panno dopo l'altro, a doverli smacchiare, poi li deve stendere, asciugare, deve andarli a ritirare, piegare, in un continuo, ecco, senza avere praticamente mai tempo per se stessa. Infatti, per esempio, mi fa vedere il suo progetto attuale, è ape operaia, quindi instancabilmente lei fa, molto anche mettendosi al servizio di altri, ecco. E oscurantismo? Allora, mi fa vedere che ha una doppia faccia, no? Una faccia assolutamente positiva, che è quello di portare avanti dei valori tradizionali, dei valori molto solidi, puliti, genuini. L'altra faccia però è anche quella di respingere alcune cose della modernità che invece potrebbero tornarle utili, senza sentirsi necessariamente incastrata o ingabbiata in queste. E allo stesso tempo accettare che alcuni aspetti della modernità possono essere anche sgradevoli, ma fanno parte della sua crescita, fanno parte del suo consolidamento dei valori. È proprio grazie a questo progresso, con tutto quello che implica, anche con le scelte scomode, no, delle altre persone che si agganciano al progresso, a consentire a lei di apprezzare questi valori. Per cui proprio in virtù di questo potrebbe riuscire a riconoscere positivamente questo progresso, senza lei legarsi ad esso. Però a contrastarlo di meno, perché lei tende molto a contrastarlo, a dire di no, a rifiutarlo, a osteggiarlo. Invece, se andiamo a eliminare questa entità mentale, lei può avere un rapporto più morbido, più flessibile. Impianti. Allora, come se fosse una specie di fascia di cuoio rigida, qua appena sopra le sopracciglia,
Poi vedo un tubo che le tiene unite le due gambe fra di loro e una specie di altra cintura così di cuoio, più o meno all'altezza dell'addome. Basta. Nome del progetto di Ada. È ape operaia. Va bene. Cinema. Tutti i bambini dell'homeschooling. Sì, 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 I due assolutamente. figli, il compagno, l'amica che ha fatto la sessione Certo. e la La sorella, mamma. mamma, Mm, e la sorella Cini, che ha fatto mm, il Cinivac. Chi non mm. sapesse cos'è un Cinivac, Cinivac, inverta, capisca, cerchi questa sessione che si chiama Cinivac e capisca che siamo nel periodo della caccia alle streghe, che quindi non possiamo che fare così, se no la dittatura ci blocca e noi siamo più intelligenti della dittatura. E anche Ada è pronta proprio per fare lo step successivo e quindi un po' sollevarsi, no, da questa dualità, da questa dicotomia e cercare proprio di superare questa entità mentale oscurantismo per vedere con la massima apertura della mente tutto quanto. Questa modernità, tutto quello che ha implicato a livello di conflitti, di scelte strane, di transumanesimo, così, aprire la mente a tutto. Perché tutto quanto ha un senso, è quello che sta accadendo. Mhm. Bene, il senso è la causa esoterica del sovrappeso. E me l'ha mostrato subito, in questo suo voler essere proprio la, diciamo, matrona, no? Lei stessa si è definita tipo mamma Africa. Mamma Africa, sì. Sì, questa montagna, questo, come si chiama il Mereu, il monte lì africano, quindi come punto di riferimento proprio solido per tutti quanti. A cui E aggrapparsi. sì, sì, sì. E quindi lei deve assumere assolutamente anche fisicamente le dimensioni, ovviamente, no? Metaforicamente, di una montagna solida, forte, imponente. C'è anche da dire che lei, cercando proprio di assorbire un po' tutti quanti i problemi, aumenta il proprio volume. È come se questi problemi diventassero quasi un nutrimento per le sue cellule adipose. Li introietta dentro di sé questi problemi altrui, non li espelle, rimangono dentro. Però lei si sottopone a digiuno intermittente e sessioni detox, periodi detox, perché questi non hanno effetto. Qual è la causa? Lei ha una disintossicazione che è solo ad un certo livello. Quindi questa disintossicazione le dà dei benefici, tipo lo può vedere per esempio nella vista, lo può vedere per esempio nella pelle, lo può vedere ad esempio, che ne so, nella salute delle gengive, eccetera, no? Però non in quelle che sono delle questioni più profonde, non riescono ad arrivare in profondità, perché lei deve modificare questi atteggiamenti, questi approcci. E oltretutto anche nel momento in cui andiamo a lavorare adesso su queste entità mentali, che sono molto collegate, quindi da una parte lei si assume tutte le responsabilità e dall'altra parte c'è un po' una rigidità di visione. Ehm, magari di alcune scelte altrui o delle cose come stanno andando in questo periodo. Nel momento in cui lavoriamo su questi due versanti, che sono versanti molto profondi di lei, allora andiamo a sbloccare, diciamo così, il suo metabolismo. Quindi lavorano da un punto di vista fisico ma non energetico. Esatto, cioè non ce la fanno ad andare così in profondità.
Posto il fatto che l'aiutare tutti sempre e comunque sarà una sua scelta, ma in teoria andrebbe bloccata come cosa, qual è il modo migliore per pulirsi energeticamente per Ada? Allora, la prima cosa che lei deve comprendere è anche che, uscire dal meccanismo della dipendenza, questo qui è un ulteriore step, ecco, per uscire dal meccanismo della dipendenza. Un po' l'ho accennato prima, okay? Quindi lei prima aveva dipendenza verso le sostanze, no, e adesso è come se fosse entrata in un'altra forma, okay, di dipendenza, dove lei crea un po' di dipendenza delle Mhm. persone verso di lei, ok? Quindi questo è un modo per sciogliere completamente la questione dipendenza. Mm. Quindi riconoscere invece di lasciare andare le persone e i problemi. Questa è una cosa fondamentale da fare, ok? Quindi ripulirsi partendo proprio da altre credenze. Questa è la prima pulizia che deve fare. Quali? Ehm, un po' chi fa da sé fa per tre. È importante riconoscere che ognuno deve fare da sé e allo stesso tempo ognuno fa da sé e tutti quanti fanno insieme. Mhm. È come se lei dovesse riuscire ad andare più in profondità riguardo a questo meccanismo, cioè è importante fare insieme, lei crede nel senso della comunità, di una famiglia, tra virgolette, allargata ed è giusto che sia così. Ma allo stesso tempo deve essere un fare insieme, ma per consolidare la capacità di ciascuno di fare, ok? Mhm. Eh. Io penso che se lei ci lavora su, riesce a fare i giusti distinguo. Mhm. Ma questo con tutti, con gli amici, con le amiche, con i compagni, con i figli, che sono piccoli alla fine? Sì, il che non significherà distaccarsi da loro, non significherà abbandonarli, alle loro problematiche, no. Incoraggiare un'indipendenza profonda e lei stessa, rendersi conto, che ha un suo spazio e che non si deve assumere, tutto quanto lei dentro di sé, quelle che sono le problematiche e, anche le scelte degli altri. Lasciare proprio più andare, più correre. Fiamma, compagno, anima gemella, chiamiamolo. Una vita insieme, sono usciti da quella dipendenza insieme. Oggi c'è una forte attrazione, ma c'è un blocco sessuale. Fiamma o no? Allora, beh, parla di lui come, fiamma, sì, però al primo stadio. Mm. Mh. Rispetto a 2 anni Mhmm, fa erano anime gemelle, sono andati avanti. sì, sono andati avanti. Mhmm, allora c'è qualcosa che non come se cioè fosse qualcosa che non si incastrasse del tutto. Ehm, allora, alcune cose dipendono proprio dal rapporto che Ada ha con il proprio corpo, che Mm. non è ottimo. Quindi il motivo per cui anche non riesce a lasciarsi andare del tutto è anche questo, okay, che lei ha proprio delle difficoltà di accettazione del proprio corpo, per cui, è questo la cosa che la frena. Però dall'altra è come se lei desiderasse di più trascinarlo nel suo mondo, in maniera pratica, totale, completa. Lei lo tiene sempre al corrente di tutto e Ma non lo davvero c'è coinvolge un'ottima davvero. Mm. ehm Scusami, ti ho interrotto, e davvero c'è un'ottima è così. intesa. Mm. Sì, 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 c'è.
cioè, veramente si conoscono molto bene. Vedo che sono anche molto pazienti l'uno con l'altra. Però è come se lei volesse un qualcosa di più, di portarlo, mi fa vedere che lo vorrebbe portare di più di qua. Ottimo. Cosa dice lui in eterico a lei adesso? A volte per alcune cose mi sento un po' pigro. È come se lui in qualche modo si facesse, tra virgolette, cucinare le informazioni da Ada. Mm? Mhm. E poi lui se le mangia dopo che lei le ha cucinate, però magari di suo non si metterebbe lì ad assemblarle, no? A cucinarle. Mhm. Mm. Dove si mette nel cinema rispetto agli altri? No, è comunque in prima fila. Sì, sì, sì. Mm. Ok. I figli? Ma vedo che i figli portano dentro anche tipo degli animali nel cinema. E quindi non hanno una posizione stabile, ok? Perché vedo che stanno adesso sistemando tutti questi animali dentro al cinema, però non so come spiegarti, è come se questi bambini potessero occupare dalla prima all'ultima fila. Ah, gli altri bambini, non suoi figli solo. Tutti portano Ci sono, animali. sì, sì. Causa esoterica della pancia prominente rimasta dopo le 2 gravidanze. Vedi, anche qua è come non aver superato completamente quella fase lì, no? In quella fase, diciamo così, i figli erano dentro di sé. Poi dopo sono usciti, questa pancia, dopo un po', insomma, no? Mm, Naturalmente si dovrebbe riassorbire perché non c'è più nessuno lì dentro. Mhm, Però è come appunto lo stesso meccanismo che lei sta mettendo in atto, in realtà le cose sono ancora dentro di lei. mhm, Ok, quindi è ancora come un conservare dentro di sé qualcosa che non ci dovrebbe essere più. Mm? mhm. Quindi lei fa così, per esempio, anche con tutte le questioni, le problematiche ehm, varie che ci sono, lei le porta dentro di sé. Le accumula lì, tutte quante accumulate lì, che adesso sotto forma appunto di peso in eccesso. Tende a fare questa cosa qui, a non staccarsene. Nemmeno dal ricordo Quindi della gravidanza, dove magari era sì, felice, ci sono tanti ormoni che circolano. Mm? e lì aveva, Questo? ce li aveva dentro di cioè lei ha proprio bisogno di questa roba qui, di non staccarsi, perché allora la dipendenza è questo il senso della dipendenza, l'incapacità a staccarsi da una cosa, ok? Quindi lei da certe dipendenze meravigliosamente si è liberata, però è come se dentro di sé lavorasse quello che è il meccanismo psicologico della dipendenza, l'incapacità a staccarsi da. Lì dentro cosa c'è adesso? Energeticamente? Ci sono delle energie? Mi fa vedere i bambini, i suoi figli, che hanno l'età di adesso, in miniatura. Cioè come se fossero appunto grandi, come abbiamo detto, all'interno della Sì, sì, prima sì. decina di anni, no? Però come se li miniaturizzi, quindi comunque sono già dei bambini belli formati, qua dentro la pancia. È un'energia mentale? Un ricordo? Ehm, è una non separazione che non può essere solo mentale, ha bisogno di avere anche una fisicità. Ok. Animali. Causa esoterica dell'attaccamento agli animali e ai gatti in special modo. Mm. Sì, adesso per esempio mi fa vedere anche delle volpi, no? Ehm, in realtà è proprio una prerogativa dell'intera famiglia, l'ho visto tanto anche nella mamma.
proprio c'è questo collegamento proprio viscerale, ecco. Lei, ecco, l'altra faccia dell'oscurantismo, che è la faccia invece brillante, perché se da una parte la faccia è oscurantismo, l'altra è brillantezza, in questo suo legame ai valori, alle tradizioni, è proprio questo, di essere molto legata a tutto ciò che è terra, tutto ciò che è madre natura, a tutti gli elementi della terra, quindi che possono essere le erbe medicamentose, che possono essere gli animali, gli alberi, anche l'acqua naturale. Mm. Dove sono questi animali adesso? Ma lei ce li ha in casa, ce li ha fuori casa? Molti animali sono anche attratti, dal luogo in cui abita, dalla sua energia, dall'energia anche dei suoi bambini, tra l'altro. Anche i bambini li vedo molto calamite per gli animali. È come se potessero essere dappertutto, no? Sui tetti, nel giardino, in casa ovviamente. È come anche se lei può offrire, ecco, proprio aiuto anche a questi animali. Quando lei magari va in giro, può accadere che le vengano incontro degli animali. Cosa le vuole dire la gatta investita che ha in braccio e aveva in braccio all'inizio? Ma è come se mi facesse sentire che, allora, questo fortissimo senso di riconoscenza, no, da parte della gattina, però è come se si sentisse una delle altre gatte che lei potenzialmente forse ha aiutato già nel passato, perché la vedo molto caritatevole, empatica con gli animali, no? Ehm, Mhm. Quindi che ha questa predisposizione che va portata avanti, ecco. E quindi questa gattina che la ringrazia, ma a nome anche di tutti gli altri. Causa esoterica dell'amore verso gli alberi e il mondo Sì, vegetale infatti in generale. sì, 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 lo dicevamo proprio, è proprio l'altra faccia della medaglia. Quindi questo suo legame alla terra e a tutto ciò che in un certo senso è conservazione, ecco, perché lei vorrebbe proprio conservare intatta la bellezza, la meraviglia della natura nel suo complesso, che lei sa che l'uomo moderno sta devastando, no? L'ha devastata sicuramente per molti anni e continua a devastarla. Quindi lei si fa un po', come dire, protettrice, custode, ecco, della natura. Mhm. Perché lei tende ad essere custode un po' di tutto, no? Custode dei bambini, custode di questo gruppo di famiglie, custode appunto della natura. Ed è un'ottima cosa, però appunto ricordando sempre che c'è anche Ada, il suo spazio personale. Quindi lei non deve fagocitare tutto quanto. Cioè deve essere un approccio più morbido, più fluido, le cose entrano e escono, non entrano e rimangono. Cupola, due pozzi, Mm. lei crea una cupola energetica. Ha fatto bene, ha fatto un ottimo lavoro. Sì, perché si è isolata giustamente da questi influssi elettromagnetici dannosi per lei. E infatti poi dopo lei ha avuto un beneficio, no, nel corpo. Ottimo, Org- sì, sì. Orgoni. Sì, e tra l'altro vedo che proprio lei riesce a ricaricarli costantemente. Il suo intento è veramente molto forte, di protezione, no? Di tutto un perimetro che lei ha deciso essere di sua tutela, diciamolo così, e vedo che ci riesce perfettamente. È proprio un'ulteriore alleanza, perché lei appunto ha come alleate tutta la natura, tutti gli elementi della natura, li abbiamo visto gli alberi, gli animali, l'acqua, le piante, eccetera, e anche gli orgoni. È come se lei costruisse un'ulteriore proprio cupola
di tutto ciò che appunto lei ha scelto di proteggere, grazie agli orgoni. Va bene. Ehm, come ha fatto con la visione di adesso a smettere con la sigaretta? Adesso non mi ricordo, è successivo alla prima sessione questa o è precedente? Cioè, precedente, ok. Quindi 2 dipendenze, eroina e sigarette, tabacco. È come se fosse l'unione fa la forza. Vedo proprio questa alleanza. Lei è molto brava a creare alleanze, come abbiamo visto che la crea con la natura, la crea con i bambini, la crea con le famiglie. Vedo che ha creato una fortissima alleanza con il compagno ed è come se avessero deciso loro due alleati contro, e in questo caso, tra virgolette, il nemico era questa sigaretta, che la vedo in formato maxi davanti a loro. Mm-hmm. E loro è come se avessero creato, staccandosi, quindi uno da una parte, uno dall'altra rispetto alla sigaretta che risulta centrale, hanno creato una sorta di cerchio energetico intorno alla sigaretta e proprio la forza di questo cerchio energetico è come se avessi in un istante bruciato la sigaretta, no? Come quando dai un unico lunghissimo tiro alla sigaretta e viene tutta quanta, diciamo così, bruciata. Sì, ma qual è la forza di Ada? Come ci è riuscita? Qua io ho visto proprio l'alleanza con il marito. Okay. Mm. Alleanza che volevano i posti che ti portano insomma alla disintossicazione eliminare. Ah, no, se state Esatto. insieme continuerete a darvi, facciamoci un tiro, ma perché dai l'ultima, queste cose qui. Loro si sono opposti e sono riusciti. Bene, il motivo per cui fanno così non sappiamo, ma per oggi c'è questa alleanza tra Ada e il marito compagno? C'è questa alleanza, ma è come se Ada volesse di più. C'è. Cosa vuole Ada da sé e da lui? Allora, Ada è, tra virgolette, animicamente ambiziosa, quindi vuole di più, ok? Vuole più consapevolezza, vuole proprio un maggiore risultato di questa sua consapevolezza. Quindi vorrebbe una partecipazione più attiva di questo compagno, ecco. Anche se lei lo apprezza moltissimo, sa che lui è un grande lavoratore, un uomo estremamente affidabile, eccetera. È come se lo volesse è come se ci fosse una specie di linea di separazione tra quella che è la quotidianità in cui il marito è immerso, marito compagno è immerso, e dove sta Ada. E lei volesse tirarlo un po' di più dall'altra parte, ecco, per andare a fare maggiormente un lavoro di tipo energetico e coscienziale. Bene, glielo può dire adesso dallo schermo del cinema. E il marito che non è inchiodato alla poltrona può fare quello che vuole, per esempio può andare vicino allo schermo, entrare nello schermo, l'abbiamo fatto ieri in un'altra sessione, entrare profondamente nella storia di Ada, di Sì. oggi. È come se lo guardasse quasi con una sorta di ammirazione timorosa, ecco, perché a tratti è come se lui la vedesse più grande di come vede sé. Bene, ora si guardano e si ricordano tutte le vite che hanno passato insieme. Anche tante difficoltà insieme. La prima che mi ha fatto vedere è tipo una nave che sta naufragando. Credo che loro lavorassero insieme su questa nave e vedo che proprio fanno di tutto per portare in salvo questa nave. Era la loro nave? No, non penso. No, Muoiono no. affogati? Sì, sì, purtroppo sì. Però non è che sia importante poi questo, no? Alla fine loro avevano proprio fatto una collaborazione molto forte. Perché Ci si sente l'anima forte.
certo, perché l'anima di Ada sceglie sempre l'anima del compagno e non cambia anima, perché ci sono maggiori probabilità di arrivare al punto in cui sono adesso, giovani fiamme, diciamo, mentre con un'altra anima è tutto da rifare, è la mia ipotesi, eh. Allora, sì e no. Allora, da un lato sì, loro hanno proprio costruito uno storico meraviglioso, cioè hanno proprio creato quindi dei pilastri di questa struttura. In realtà, ipoteticamente, lei potrebbe anche creare un percorso con un'altra fiamma. Certo, Mm. Che secondo me c'è, per esempio, no? Però è importantissimo tutto quello che hanno costruito nel tempo, tutti i traguardi raggiunti insieme, tutta la complicità creata nel corso del tempo. Mm, ma allo stesso tempo ci potrebbe essere un'altra fiamma che quasi non si conoscono, eppure avviene questo cammino ugualmente. Ma lei sceglie di stare qua. chiaro. Va bene. Cosa vuole fare Ada? Vuole continuare a chiamarsi Ada? No. Come vuole chiamarsi? Adesso, per esempio, mi propone una molteplicità di nomi. È come se avesse iniziato ad aprire la propria mente, a creare questa flessibilità, questa morbidezza e mi fa vedere diverse possibilità. Mi fa vedere Gilda, mi fa vedere Eva, mi fa vedere non so, Gardenia, non so perché se esiste come nome, no? Però per dire che si potrebbe chiamare anche come il nome di un fiore, no? Ecco, che andrebbero bene per diversi aspetti, ognuno per un suo aspetto andrebbero bene. Non si vuole chiamare Ape Operaia? No, Va bene. Qual è la finalità di questa sessione di oggi? io direi limare alcune cose, anche perché lei veramente sa lavorare benissimo da sola. Però siamo andati un po' più in profondità insieme. Abbiamo raggiunto Mm, uno step più profondo? sì. Ok. Lei l'ha già fatto, andiamo nel cluster e nell'avatar adesso contemporaneamente. Questi sono dettagli energetici che lei ha già imparato a fare. Come se mi mostrasse un unico grande fiore sommerso, un po' macerato, diciamo così, dall'acqua. Vedo che questo lo porta all'interno del portale definitivo. Mm. E per quanto riguarda l'avatar, è come se mi facesse vedere una zucca di quelle enormi, no? Gonfiate proprio, sai, a dismisura. Mm. Lo presenta così l'avatar. Tiene contratti e avatar. No, no, no. Entrambi proprio con molta delicatezza, tra l'altro. Proprio come se fossero dei fazzoletti che prende fra le due dita, indice e pollice, no? Così con molta delicatezza li butta nel portale definitivo. Questa però è una decisione che lei prende con responsabilità. Questo significa tante cose che abbiamo analizzato in sessione. Significa che adesso in poi, se lei toglie tutto questo, è per toglierlo, non per toglierlo oggi e domani è tornato. Quindi vanno cambiati alcuni atteggiamenti. Per esempio, aiuto tutti, do ascolto a tutti. Mamma Africa, ci penso io.
Questo non significa diventare fredda, autorevole con i figli e menefreghista con le amiche, significa ragionare su ogni azione e apportare dei cambiamenti quando necessario. È disposta? È un processo un po' faticoso per lei, perché lei è proprio connaturata questa cosa qui, no? Però proprio vedendolo sul suo corpo, gli effetti che ha fatto, questa sua modalità, è proprio questo a far sì che lei mano a mano, e non lo farà in un'unica soluzione, però mano a mano cambierà atteggiamenti. Come mano a mano? A Ogni volte volta? dirà qualche no, Mhm. mm? Altre volte metterà un certo distacco, che chiaramente non sto parlando di freddezza, di menefreghismo, di egoismo, ma non di totale coinvolgimento e assorbimento, perché lei fa questo, lei assorbe il problema e quindi lo assimila. Non farà più questo e può proprio visualizzarlo, la differenza, lei se ne accorgerà. Perché i primi giorni la tendenza, dopo la sessione, sarà quella di problema, argomento, eccetera, lei lo assorbe dentro di sé, come se diventasse quasi uno strato in più di grasso. Questo sarebbe la sua solita modalità. Si renderà conto invece che ha la possibilità di ascoltare il problema, mettere intorno a sé, diciamo, questa cupola, questo distacco, di modo che questo problema, questa questione, questa cosa da fare non venga assorbita da lei. Un po' attraverso qualche no e un po' attraverso proprio una modalità, un atteggiamento, un approccio emotivo differente Beh, questo, rispetto alle cose che le vengono dette, le se, richieste fatte. se vogliamo, anche questo è un voglio di più. Lo stesso che chiedeva al Sì, compagno, adesso lei lo deve chiedere ed esigere a se stessa. vero? Verissimo. Tigrotto, Topolino, lavatoio e oscurantismo ci sono ancora? No, però rispetto alle due entità mentali, per le entità eteriche proprio no, via spazzati in un attimo. Per le entità mentali ragionarsela giorno dopo giorno, ok? Lei adesso è pulita. Spiegami. E sono delle sue tendenze profonde, ok? Quindi al momento presente lei è pulita, però se entra in una sorta di atteggiamento abituale, ordinario, queste tendono a tornare. Mm? C'è Mm? un'entità mentale collettiva in Sardegna di questo tipo? Allora, c'è quella Aiuto tutti? dell'oscurantismo, per esempio, c'è, quindi di rifiuto netto, per esempio, del progresso della modernità, perché è vista come minaccia totale. Questo c'è. mm? E c'è, per esempio, sì, anche lavatoio, in un certo senso, è un'entità collettiva, che poi nel suo caso specifico si declina così come abbiamo raccontato. Aiutare ed è aspettarsi di essere aiutati. E beh, Nuova vibrazione. 185 miliardi, Consapevolezza. 204%. Anima. 67, Vite. 812, Cervello. 10,1,
La vita con il marito, compagno, e la nave affondata c'è ancora? Allora sì, ma mi fa vedere che fanno una specie di operazione prima che accada questo e la nave non affonda. Le vite che c'erano prima col compagno, qualunque esse fossero come numero, ci sono ancora? Sì, alcune sono modificate in alcuni particolari, però non ne ha eliminata nessuna. Le vite con l'ipotetica fiamma numero 2 ci sono ancora? Due ne ha tolte. Ok, quindi le ha depotenziate. Mm. Fiamma numero 2 no, non esistono due fiamme contemporaneamente, ma se le cose cambiassero e lei non avesse, c'è pronta una seconda possibilità, il che Sì. non è da tutti, insomma. Mm. Messaggio di Ada Celeste a se stessa. Sono mamma dei miei figli e di altri, ma in primis sono donna, sono io. E poi mi fa vedere sono parte della natura, come se lei non si sentisse a volte diversa da un minerale piuttosto che da un animale. Talmente tanto è il grado di fusione con tutta la natura nel suo complesso. Messaggio al compagno, Ti amo dal profondo del cuore. ai figli. Vedo che si fa una risata, nel senso che secondo me loro gli strappano una risata durante vari momenti della giornata, no? E lei si diverte molto con loro, no? Continuiamo a divertirci insieme e a crescere insieme. Va bene, come la vedi? Adesso lei mi si presenta quasi come un tarassaco, no? Mhm. Gialla e depurata proprio, no? Ha effetti depurativi il tarassaco. Vabbè, allora abbiamo finito.